Ciao, benvenuti al primo appuntamento del mio corso pratico di panificazione. Oggi parleremo di ingredienti e di accessori più o meno indispensabili. Gli ingredienti li conosciamo tutti. Farina, lievito, acqua e sale sono la base. Poi esistono tutta una serie di ingredienti, che vedremo meglio tra poco, che diversificano i panificati tra loro. Partiamo dalla farina. In Italia esistono decine di farine diverse: 0, 00, integrale, semola, farro, segale, eccetera eccetera. Chi è più esperto sa già che differenza c'è tra le varie farine, ma ad un occhio meno pratico sembrano tutte più o meno uguali. Non mi soffermerò troppo su questi concetti, poiché qualche tempo fa ho realizzato un video in cui parlo approfonditamente dei parametri importanti da tenere in considerazione per le farine. Trovate il link qui su, cliccate se siete interessati e godetevelo. In questo momento a noi interessa sapere che per pane e pizza si usano solitamente farine di tipo 0 e 00, che sono esclusivamente farine di grano tenero. Tutte le altre farine che ho menzionato poc'anzi vengono solitamente usate per arricchire il gusto del panificato, per dargli croccantezza extra o per realizzare prodotti diversi. La farina si caratterizza per la forza. Che cosa è questa forza? La forza della farina, in parole povere, è una misura di quanto glutine l'impasto svilupperà. Il glutine forma la struttura dell'impasto e quindi del panificato, per cui tanto più glutine una farina sviluppa, tanto più la struttura sarà, passatemi il termine, solida. Quando andiamo al supermercato, normalmente sui pacchi di farina non è indicato il valore di forza o di W, ma noi abbiamo ugualmente un modo un po' empirico per regolarci: la quantità delle proteine. Se guardate sul pacco della farina c'è sempre indicata la percentuale delle proteine. Per le farine 0 e 00 e solo per quelle, ma tanto sono quelle che ci interessano in questo momento, la regola è: più proteine ci sono e più si svilupperà glutine. In linea generale, un contenuto di proteine intorno ai 9-11% è un tipico di una farina debole o medio debole. Tra il 12 e il 13% parliamo di una farina di media forza, oltre il 13% parliamo di una farina forte. Per finire alla farina Manitoba, che è molto forte, con un contenuto di proteine spesso intorno al 15%, che si usa però principalmente per grandi lievitati come per esempio il panettone. Per favore prendete questi valori con le pinze, poiché ci sono diverse eccezioni, e ricordatevi che per farine integrali, semi-integrali, di semola, di segale, eccetera, questa regola non è valida. Di nuovo, guardatevi il video cliccando qua se volete saperne di più. Passiamo al lievito. Il lievito, quello per panificati, non quello chimico in polvere. Il lievito, come probabilmente tutti sapete, è un organismo vivente che si nutre, si moltiplica e muore, mangiando e producendo prodotti di scarto che a noi servono. Anche in questo caso, se siete curiosi di sapere di più sul lievito, ho creato tempo fa un video ad hoc e potete trovare il video cliccando su questo link. Per il momento diciamo soltanto che esiste il lievito di birra in granuli e quello fresco in panetto. Sono esattamente la stessa cosa. Uno è privo dell'acqua e si può conservare a temperatura ambiente o in frigo, l'altro invece va conservato rigorosamente in frigorifero. Sono intercambiabili con una proporzione approssimativa di 1:3, cioè 1 grammo di lievito secco equivale a 3 grammi di lievito fresco. Il lievito sappiamo bene che risente moltissimo della temperatura della vostra cucina, quindi attenzione, quando nelle ricette si dice di far maturare o lievitare a X gradi, cercate di tenervi su quella temperatura, altrimenti i tempi di lievitazione saranno totalmente differenti.
In linea generale, più c'è caldo, più il lievito sarà veloce nel moltiplicarsi e viceversa se c'è freddo. Non pensate però di mettere l'impasto a 28-30 gradi così in 2 ore avrete finito la lievitazione. No, esiste infatti un processo ancora più importante della lievitazione, che si chiama maturazione. Il lievito, cioè durante la maturazione, rilascia sostanze indispensabili per avere un risultato fragrante e strutturalmente valido. La maturazione però richiede tempo e pazienza. In ogni modo, date uno sguardo a questo video qui su e vi renderete conto, con l'aiuto di alcune figure, alcuni schemi carini creati da me, quanto affascinante sia questo piccolo esserino. Per quanto riguarda l'acqua, non c'è molto da dire. Il mio consiglio è di usare sempre acqua a temperatura ambiente, preferibilmente dal rubinetto. Sconsiglio l'uso di acque molto povere di minerali perché il lievito, essendo un organismo vivente, per svilupparsi bene ha bisogno dei sali minerali contenuti nell'acqua. Quindi acqua da rubinetto, a meno che non abbiate un'acqua esageratamente calcarea o clorata. Il cloro infatti uccide i lieviti. Finiamo con il sale. Il sale è un ingrediente non indispensabile, c'è infatti a chi piace il pane senza sale, ma credo che sia assolutamente indispensabile per la pizza. Il sale ha la funzione primaria di conferire sapidità al prodotto finale, ma è anche importante per 2 ragioni. La prima è di rafforzare la maglia del glutine e la seconda è di fungere da antibatterico. Nel caso in cui vogliamo lasciare maturare un impasto per molto tempo, soprattutto a temperatura ambiente, il sale ci assicura una minore attaccabilità da batteri che potrebbero svilupparsi e quindi rendere il nostro impasto acido o comunque non utilizzabile. Diamo adesso uno sguardo agli altri possibili ingredienti. I grassi: olio, burro, strutto, grassi. I grassi hanno molteplici azioni sull'impasto. Rallentano l'evaporazione dell'acqua, permettendo al prodotto finale di conservarsi più a lungo. Inoltre, i grassi migliorano l'estensibilità del glutine, dando un prodotto finale più morbido. Pensate per esempio alle briochine che contengono abbastanza burro, sono belle morbide e si conservano per più tempo rispetto ad un pane, per esempio, proprio per la presenza dei grassi. Non esiste una vera e propria differenza nell'uso di olio, burro, strutto, dipende chiaramente dalla ricetta. Nella pizza in teglia si usa l'olio, nelle brioche o nel panettone si usa il burro e in altri prodotti tipicamente regionali come lo sfincione palermitano, per dirne uno, si usa lo strutto. È solo una questione di gusto finale. Gli emulsionanti, le uova, la lecitina di soia sono emulsionanti. Cosa sono? Sono degli ingredienti che facilitano il legame tra l'acqua e i grassi contenuti nell'impasto. Questi legami conferiscono delle caratteristiche uniche al prodotto finale. Pensate per esempio al panettone o alle brioche. Sono molto morbidi e hanno anche una struttura interna molto particolare dovuta essenzialmente all'azione degli emulsionanti. In questi primi appuntamenti del corso non useremo emulsionanti, ma se siete curiosi, anche in questo caso potete trovare un video interessante sugli emulsionanti cliccando qui su. Passiamo adesso agli additivi. Il principale additivo che potete trovare scritto nei pacchi di farina è l'acido ascorbico, che altro non è se non la vitamina C. A che serve l'acido ascorbico? Serve principalmente per migliorare la qualità del glutine contenuto in alcuni lotti di farine, che se non trattate con acido ascorbico non sarebbero adatte alla panificazione perché troppo deboli. Diciamo che è uno stratagemma per trasformare una farina debole in una farina di media o di alta forza. Non c'è niente di velenoso o di pericoloso, però se possiamo compriamo farine prive di questo additivo. Tanto in Italia ne abbiamo a bizzeffe. Esistono poi altri ingredienti come per esempio il malto diastatico, il miele, eccetera, di cui parleremo durante lo svolgimento di alcune ricette in futuri appuntamenti.
Passiamo adesso agli accessori. Dunque, qui la lista potrebbe essere cortissima come lunga chilometri, dipende da quanto siete amanti dei gadget e dei piccoli aiuti in cucina. Io adesso vi do solo un accenno a qualche accessorio per me indispensabile. Cominciamo con una bella ciotola capiente, come questa qua. Io preferisco usare una ciotola come questa, bella ampia, così non mi ritrovo i bordi che mi impacciano i movimenti. Va bene di plastica, va bene di vetro, va bene di acciaio, vi sconsiglio però il legno perché trattiene umidità e non è semplice da pulire, visto che l'impasto tende ad attaccarcisi facilmente. Chiaramente se avete un'impastatrice non si pone questo problema, non avrete quasi bisogno di una bowl. Se non avete una impastatrice, avete intenzione di comprarne una e siete indecisi, vi possiamo dare una mano io e la mia amica Lidia. Cliccate su questo link e vedrete una video comparativa tra diverse macchine sul mercato. Un altro accessorio per me importantissimo è questo, un tarocco. Costa pochissimo. È di plastica flessibile e ci aiuta in tutto, ci aiuta a rimuovere i residui di impasto, ci aiuta a staccare l'impasto con un colpo netto dal piano di lavoro o dalla ciotola, ci permette di effettuare la pirlatura o ci permette di effettuare lo staglio, tutte cose che vedremo dopo in futuri appuntamenti. Io vi consiglio un tarocco di plastica, visto che quelli in metallo tendono a raschiare le superfici, quindi a meno che non abbiate una superficie in puro marmo, prendete quello di plastica. Terzo accessorio sono dei contenitori in plastica, come questi. Qualunque marca va bene, devono avere un tappo possibilmente a tenuta ed essere capienti al punto giusto. Non troppo grandi, altrimenti l'impasto secca all'interno, né troppo piccoli, altrimenti per effetto della lievitazione fuoriuscirebbe facendo scoppiare anche a volte il tappo. Quarto accessorio. Uno spruzzino. €1. Cosa fa uno spruzzino? Lo spruzzino aumenta l'umidità e l'umidità aiuta in cottura nel forno la formazione di una mollica morbida e la successiva formazione di una crosta croccante nel pane nel momento in cui apriamo lo sportello per far uscire questa umidità. Ora, se si vuole fare il pane conviene munirsi di cestini per lievitazione, come questo. Sono praticamente fatti di materiale biodegradabile, ecologico, rattan, qualcosa del genere. Ne esistono di diverse forme e dimensioni, normalmente io uso quelli che contengono tra i 500 e i 750 grammi di impasto. Sono probabilmente uno degli accessori più costosi, visto che uno può arrivare anche ai €15. Potete anche utilizzare una ciotola oppure uno scolapasta con dentro un canovaccio, ma non è la stessa cosa, perché il cestino di lievitazione favorisce il passaggio, la circolazione dell'aria, che aiuta moltissimo i processi di lievitazione e maturazione, mentre in una ciotola o in un colapasta, a secondo di quanti buchi ci sono, questo processo potrebbe non essere favorito o essere molto rallentato. Se invece volete fare la pizza, bisognerà munirsi di teglie da forno adeguate. Vi do delle piccole chicche derivate dalla mia esperienza. 1. Evitate di usare la leccarda del forno perché l'impasto tende ad attaccarsi per sempre. 2. Evitate le teglie economiche in alluminio, quelle per intenderci che sentiamo dire su internet, compra questa dei cinesi che ti costa niente. No. Innanzitutto non sappiamo il rivestimento di che cosa è fatto, perché sono teglie rivestite e antiaderenti e io da biologo non mi fido, sinceramente. 2, che è la cosa più importante però per noi, la teglia economica è di alluminio. E l'alluminio è un cattivo conduttore di calore. Questo significa che, soprattutto per la pizza, dove abbiamo bisogno di una spinta dal basso immediata molto potente quando la inforniamo, per favorire la crescita, se mettiamo questo strato di alluminio tra il calore e l'impasto, praticamente non faremo altro che isolarlo. Per cui vi consiglio di utilizzare delle teglie in ferro blu, vengono chiamate, cioè sono delle teglie in ferro che costano più di
quelle dell'alluminio, ma non più di 10 euro una, attenzione, e avete bisogno forse di una soltanto, e non sono così facili da pulire come quelle in alluminio, nel senso che le teglie in ferro blu non devono toccare l'acqua, vanno pulite semplicemente con un panno imbevuto di olio o della carta da cucina imbevuta di olio. Non è particolarmente difficile, ma vedrete che il risultato è completamente diverso se utilizzate la teglia in ferro blu rispetto a quando utilizzate la teglia in alluminio. La dimensione più comune è la rettangolare da 30 x 40 cm o la tonda da 28 cm. Un altro accessorio che io personalmente vi consiglio di acquistare è una pietra refrattaria, come questa, sia per il pane che per la pizza. Ne esistono di tanti tipi e dimensioni, vi consiglio una che entri bene nel vostro forno così da favorire una cottura rapida e uniforme. Ultimo accessorio che aiuta molto ad ottenere un pane perfetto è una pentola da forno. Sono sicuro che molti di voi ce l'hanno già a casa per fare gli stufati. Si può utilizzare per fare il pane. È solo una pentola in metallo pesante che mantiene la temperatura e l'umidità costanti durante la cottura. Non è indispensabile, ma dà una marcia in più. Bene, questi sono i principi fondamentali che bisogna sapere. Chiaramente, se avete qualunque domanda, ricordatevi di scriverle nei commenti qua giù, io cercherò di rispondere a tutti. Inoltre andrò in diretta con voi per rispondere a qualunque domanda in un giorno successivo alla pubblicazione di questo video, quindi restate sintonizzati, pigiate sulla campanella così vi arrivano tutte le notifiche e chiaramente invitate tutti gli amici che sapete essere amanti della panificazione. Quindi adesso che abbiamo tutti i principi fondamentali chiari in mente, possiamo iniziare a fare quello che ci piace di più: impastare. Ci vediamo prestissimo.